Quando si parla di ricette di pesce, panico, invece no, facciamo una lasagnetta di pesce, con ragù di pesce, invece di farlo di carne lo si fa di pesce ed è molto più facile fare quella di pesce che quella di carne e gli ingredienti sono pochi, facili e se li ho trovati io che sono qui sotto le Alpi li può trovare chiunque. Sono appena tornato dal supermercato, ho comprato un trancetto di salmone fresco, un pezzettino di baccalà, questo è decongelato e già dissalato, molto facile da trovare, però vi do anche le alternative, per esempio questo lo potete sostituire con del merluzzo, perché è importante che poi è la stessa bestia, però il sapore che dà il merluzzo è molto importante per questi piatti. Poi dei polipetti o dei muscardini, e delle seppioline, però potete fare anche i calamari al posto delle seppioline se volete. E dei gamberetti, questi sono quelli già scottati, naturalmente la ricetta la facciamo semplice al massimo, gli amici del mare inorridiranno quando vedranno queste cose, però qui da noi è difficile trovare dei gamberetti freschi. Per prima cosa prepariamo tutto il pesce. Allora, cominciamo a tirare via la pelle al salmone e al baccalà. Al baccalà si può anche lasciarla, salmone magari no. Allora, io non ho messo cozze e vongole perché francamente si perdono. Poi le cozze e vongole hanno il loro bel sughettino e francamente qui dentro il sughettino delle cozze e delle vongole non serve, non ci serve neanche il brodo di pesce. Quindi non le ho messe, però se le volete mettere mettetele. Via la pelle al salmone, avete visto come ho fatto? Ripeto, potete usare qualsiasi tipo di pesce, però il merluzzo è importante, o il baccalà perché lascia un bel sapore forte, il salmone perché lascia un sapore rotondo insieme ai gamberetti. Tra un pesce e l'altro comunque pulite, siate ordinati. Allora, salmone o merluzzo, baccalà, quello che mettete sotto il coltellino tenendo solo la pelle, la parte sopra non ve la filate proprio, fate scorrere, se il coltello non taglia troppo è meglio, così non tagliate la pelle, altrimenti vi taglia la pelle e restate un po' a metà. Ecco fatto, via la pelle e rimane il pesce. Ecco, dicevo, siate molto ordinati, tra un pesce e l'altro pulire bene l'asse, perché il problema numero uno che dà il pesce è che si sporca tutta la cucina, si sporcano 50.000 ciotoline, ma invece non è vero, basta un attimino organizzarsi bene, con pazienza, prima si pulisce tutto il pesce, poi lo si taglia, poi si mette su il ragù. Sbucciamo i gamberetti, che siano crudi, che siano questi qua scottati, che siano quelli già sgusciati, come volete. L'importante è separare bene le bucce, se no poi ve le trovate dentro nel ragù. Come si puliscono i gamberetti, crudi o cotti che siano? Si schiaccia qua vicino alla testa e viene via, si schiaccia qua in fondo vicino alla coda e viene via. Poi si prendono i barbigi, come si chiama da voi, quelli sotto le zampette, si strappano via e la buccia gli viene dietro. Se resta attaccato qualche pezzettino di buccia, vabbè, viene via dopo. Ecco qua, pulito. Naturalmente chi vuole metterci dentro gli scampi, chi ci vuole mettere dentro altri pesci, lo può fare tranquillamente. L'importante è che non mi mettete la trota, non mettete la trota qua dentro, ecco. Il salmone va bene perché ha un gusto rotondo. Potete anche non mettere il salmone, va bene il merluzzo, il salmone va bene perché ha un gusto rotondo, ma la trota no, perché sa di terra, ecco. Mettiamo su una bella pentola pesante di acciaio, di ghisa o anche di coccio, va bene, anche il Pirex, l'importante è che non mi usate l'alluminio o il ferro. Incomincio già a scaldare un po' la pentola a temperatura media, così incomincia a riscaldarsi un pochino perché ci mettono un po'. Olio extravergine, mi raccomando, qui non ci va il burro né nella pentola né nella besciamella. Un bello spicchio di aglio, anche due se volete, qua non ci va né la cipolla né le carote né il sedano, ragù con l'aglio. L'aglio lo schiaccio un po' perché voglio che si disfi nella pentola mentre cuoce il ragù, perciò insisto un po' con le bottarelle, via, così lascia bene il suo sapore, dentro nell'olio. Sapete che l'aglio nell'olio si mette quando l'olio è ancora freddo, perché nel tempo che l'aglio ci mette a riscaldarsi rilascia tutti i suoi bei odori, profumi. Tanto che l'aglio incomincia a scaldarsi, io incomincio a tagliare il pesce. Noi il pesce ce l'abbiamo già tutto pulito, quindi devo soltanto adesso tagliarlo e buttarlo direttamente in pentola, così abbiamo un passaggio di meno senza sporcare 50.000 ciotoline. I gamberetti io preferisco tagliarli per il lungo, preferisco lasciarli tagliati a metà, che si vedano, che si riconoscano che sono gamberetti. Volendo potete prendere anche tutto il pesce, lo mettete nel frullatutto, nel macinino, nel tritacarne e fate il ragù, ma io preferisco che ogni pesce abbia il suo taglio piccolino, quindi con pazienza mi metto qui con il coltello e me li taglio tutti, ma voi fate come preferite, potete anche fare una battuta e via. Nei supermercati, quando vendono i gamberetti di questi qua già scottati, non è che stanno lì a tirargli via il budellino che c'è dentro, quindi voi li tagliate e magari trovate dentro delle tracce del budellino, questo è di sicuro. Ecco, se trovate questa roba qui va tolta e va risciacquata.
Ok, gamberetti fatti, naturalmente se usate quelli crudi è meglio se li trovate, io purtroppo non li ho trovati. L'aglio si è rosolato per bene, buttiamo dentro i gamberetti e poi anche tutti gli altri pesci. Quindi tagliamo il nostro baccalà prima a striscioline e poi dopo lo giriamo di traverso, lo tagliamo a tocchetti, tanto poi quando cuoce si disfa da solo. Dentro anche lui. Lavoro con il salmone, me lo taglio in due per comodità, prima taglio a bastoncini e poi taglio a cubettini, cubettoni, cubettacci. Salmone, vedete, tanto poi quando si cuoce si disfa questo. Naturalmente ho guardato che non ci siano spine, spine, squame, non ce n'è qui. Seppie o calamari in genere li vendono già puliti, no? Non bisogna pulirli. E vedete che gli hanno già tolto anche gli occhi, l'unica cosa guardate che non abbia questa pallina, se ce l'ha gliela tirate via, che è la bocca. Tanti dicono che è il culo, no, è la bocca. Questi sono abbastanza piccoli, quindi li taglio solo a metà. Poi la parte dove non ha i tentacoli la taglio a cubettini. I tentacoli io li lascio un po' interi, vedete, sono piccolini, è inutile tritarli questi qua, così almeno si vedono, si trovano poi nella lasagna. La parte bianca della seppia o del calamaro, che sono ad anellini, le taglio sottile sottile, non l'ho lasciata lunga perché dopo diventa troppo lunga, però l'ho tagliata solo a metà, taglio sottile. Dentro anche le mie seppioline, non le ho ancora toccati, I polipetti o i moscardini, io gli lascio l'ultima parte dei tentacoli intera, quindi la taglio un po' in alto e questi li lascio così, così poi si arricciano, me li trovo dentro nella cosa. Stacco la testa e questa parte qui, che ha una forma un po' di stella, la taglio in 4-5 pezzi in maniera che comunque restino interi, non li trito, ecco, insomma, per capirci. La testa la taglio in 2-3 pezzi perché comunque dopo calano molto, come dimensioni. Dentro anche i polipetti. Adesso andiamo avanti come se fosse un ragù, alziamo la fiamma e all'inizio faranno un po' di acqua perché è pesce, dobbiamo farlo asciugare. Vedete che sta cacciando un mucchio di acqua, è giusto, adesso questa qui la deve cacciare fuori tutta, poi noi la facciamo asciugare tutta e quando inizia ad attaccarsi lo bagniamo col vino bianco, il pesce si deve disfare. Sentite che ha cambiato il rumore, incomincia ad attaccarsi, noi dobbiamo farlo rosolare per qualche minuto. Quando vedete che si attacca, incomincia a diventare un po' marrone sotto, sta caramellizzando gli zuccheri del pesce. È il momento di bagnare con un buon vino bianco secco, abbondante. Il pesce nasce nell'acqua e muore nel vino. L'ho sparata. Il vino farà sciogliere quasi subito quello che si stava attaccando e quindi a questo punto noi possiamo andare avanti con gli altri ingredienti. Una volta asciutto il vino bianco gli mettiamo un bel bicchiere di acqua, così smette di brontolare, così non si attacca. Poi ci metto una bella generosa dose di, voi usate i pelati, usate la passata, usate quello che volete, io ci metto una conserva di pomodorini che ho fatto quest'estate. È molto delicata sia come colore che come gusto, poi se è il caso si può aggiungere, però non mettetemi il concentrato perché è troppo forte, dopo sa di pomodoro invece che di pesce. Un po' di sale, poco, perché abbiamo dentro il baccalà e non si sa mai, dopo alla fine lo assaggiamo. Pepe abbondante, come se non ci fosse un domani e anche un dopodomani. Giù, faccio il risciacquo del barattolo della salsa, del sugo, e poi ci metto un po' di origano, anzi di timo o di origano, quello che volete. Io ho qui il timo bello fresco e ci metto questo, ma va bene anche il prezzemolo per esempio se volete, oppure ce le mettete anche tutte e due, tutte e tre no perché insomma dopo viene fuori un mischiotto, un casino. Guardate il bel colore delicato che ha. Adesso appena riprende il bollore abbassiamo la fiamma, mettiamo il coperchio, lasciamo cuocere per circa un'ora, ogni tanto gli diamo una girata. Serve una besciamella leggera e senza burro soprattutto. Partiamo a freddo, perché non ci metto neanche l'olio, quindi mezzo litro di latte scremato in questo caso, perché la voglio fare proprio delicata. Dentro la frusta, 45 grammi di maizena, se volete va bene anche la farina normale, solo che deve cuocere un minuto in più dopo. Noce moscata niente, perché col pesce non ci azzecca proprio niente. Un po' di sale. Sciogliamo la maizena, a freddo, non ho ancora acceso il fornello.
La maizena tende ad andare sul fondo, non vi preoccupate se la sentite un po' sotto, basta girare un po' e lei si scioglie subito, senza fare grumi. Accendiamo il fornello, ci mette giusto il tempo che deve bollire il latte, però bisogna mischiare, ecco, questi 2 minuti stiamo qui davanti pazientemente. E ricordiamoci che abbiamo sul ragù di pesce, sta cucinando, quindi ogni tanto vedete come sobbolle, bello felice lui, ecco, ogni tanto gli date una giratina e gli rimettiamo il coperchio. Appena il latte vedete che comincia a fumare, a fare vapore, ecco, lì ricominciate a girare se vi siete fermati, perché nel giro di pochi secondi sarà pronta. Ecco, proprio nel giro di 5 secondi la sentite con il polso che si è addensata, la vedete anche perché si attacca di più alle pareti, fa un po' più fatica a girarsi, quindi via dal fornello, sul fornello spento, e andiamo avanti a girare per qualche secondo perché il fondo della padella continua a cuocere la nostra besciamella. Se avete usato la farina magari state sul fornello qualche 10 secondi in più. E questo sarà il risultato della nostra besciamella, bella, lucida, senza grumi, senza burro e senza noce moscata, perché c'è il pesce, non ci va. Siccome devo aspettare che venga pronto il ragù, gli metto il coperchio perché così non fa la pellicina sopra, e ci vediamo tra un po'. Dopo circa mezz'ora, quando vedete che l'olio d'oliva è venuto a galla, fa pochissima schiuma e ancora un po' liquido, lasciamo senza coperchio, alziamo la fiamma e lasciamo evaporare per circa 30 minuti. Mi preparo una mozzarella, fior di latte, una, anche 2 se vi piace, però una basta e avanza, perché poi sennò si sente troppo il sapore della mozzarella. Mi preparo anche un po' di formaggio grana grattugiato, magari non usate il parmigiano che è un po' troppo forte come sapore, e anche il pecorino, usate il grana che è abbastanza neutro come sapore. Ovviamente non utilizzate le sottilette perché davvero vi vengo a prendere a casa. Mi preparo anche la sfoglia, e in questo caso è una sfoglia di quelle che si comprano al supermercato, sono quelle già pronte da mettere dentro nella pirofila, non c'è bisogno di cuocerle, ma se volete potete usare anche quelle secche. E per ultima la mia Pirex speciale. Il ragù di pesce è pronto, vedete la consistenza, si vedono ancora i pezzettini di pomodorino fresco, così poi li troviamo nella lasagna. È cotto perfettamente, l'ho già assaggiato di sale, sistemato, ora gli mischiamo la besciamella. La besciamella, come vedete, è abbastanza solida, piuttosto solida, ma deve essere così perché poi dopo con il ragù si diluisce dentro insieme col ragù. Potete anche tenerla a parte se volete, però così è più comodo. Un po' di prezzemolino, siamo a novembre, quello dell'orto ormai è gelato, però ho quello che ho messo via per tutt'estate, bello tritato. Se andate sul mio canale trovate la ricetta del prezzemolo tritato sul gelato fresco, ma che bello che è. Adesso facciamo gli strati come una normalissima, classica, lasagnissima alla bolognese. Madonna, i bolognesi mi uccidono, se lo dico ancora. Allora, sotto un po' di condimento anche sotto, perché anche la parte bassa vuole la sua parte. Va che vedete, si vedono tutti i pezzettini di pesce, di pomodoro, di prezzemolo, bellissima. Poi la sfoglia e avanti così. Il sughetto ne abbiamo, mettiamone. Naturalmente questa qui la potete fare anche il giorno prima per il giorno dopo, e la fate, la mettete in frigorifero, il giorno dopo la mettete direttamente nel forno. Uno strato sì, uno strato no, il formaggio, grana. Formaggio grana, ripeto, uno strato sì e uno strato no, ma se volete metterlo anche tutti gli strati va bene, solo che il formaggio si deve sentire un po', non deve superare il sapore del pesce. Ecco, circa al terzo, il quarto strato facciamo il ragù di pesce e ci mettiamo tutta la mozzarella. Mozzarella, ecco, la metto tutta in uno strato, e se volete la tagliate prima a cubetti o se no la fate a mozzichi, così come sto facendo io adesso, la strappate con violenza. Fate strati finché avete sugo. Io ho fatto quasi 1 chilo di pesce con quasi 1 chilo di pomodoro e mezzo litro di latte di besciamella, quindi più o meno viene una pirofila piena con circa 5-6 strati di pasta. Sull'ultimo strato, l'ultima spolverata leggera di formaggio grana. Ricordatevi di fare questa cosa quando usate le sfoglie grandi, fate dei buchi così sull'ultima sfoglia fino in fondo, così le bolle che si formano all'interno della lasagna con l'aria calda non si gonfieranno più di tanto e non vi farà le bubbe. Presente quando fate la lasagna vengono sulle bubbe? Ecco, se fate così non ve le farà.
Inforniamo a 180 gradi per 40 minuti circa, dipende un po' dal forno, ma lo vedete quando è tutta bella rosolata sopra vuol dire che è pronta. Eccola qui, che bella, bella rosolata, che meraviglia. Che profumo! Guarda Beatrice, guarda, 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 oh morbido. Guarda che vapore che fa, guarda che fumo, guarda che roba. Ma che meraviglia, ma che meraviglia, mamma mia.